Buongiorno Ninja a tavola e benvenuti in un nuovo video. Lunedì 10 settembre, le 9:55 del mattino. Lunedì vuol dire cheat day? O forse no? Purtroppo no ragazzi, perché come sapete ho iniziato a lavorare come cameriere e sabato ho lavorato praticamente tutto il giorno. Ieri che era domenica ho lavorato praticamente tutto il giorno. Ho iniziato alle 11 di mattina, ho staccato alle 6 solo per mangiare, alle 7 ho ricominciato fino a mezzanotte. Sono arrivato a casa che erano le mezzanotte e mezza più o meno, mi sono fatto una mega carb night e mi sento questa mattina davvero riposato. Avevo bisogno di riposare sinceramente. E allora, dato queste circostanze, ho deciso di spostare il mio cheat day a mercoledì, quindi oggi vi do il benvenuto al mio secondo episodio della mia Winter Walking. Alle 11 devo essere in palestra puntuale perché avrò la mia terza lezione con il mio personal trainer Anna, che ovviamente avete già conosciuto nel primo episodio di questa serie. E non volendo far tardi come il mio solito, partiamo subito con le solite prassi. Check del fisico! Via la mia cannotta. Allora, questo è il mio fisico attuale il 10 settembre. E check del peso. 67,4. 67,4. Come avete visto è lunedì e sono rientrato nel mio solito peso, quindi oggi potrei permettermi il mio cheat day. Ma come vi ho già detto in precedenza, lo sposto a mercoledì. Comunque, in questi miei primi 10 giorni di bulking non ho messo su neanche un grammo. Questo perché? Perché i primi 10 giorni, ragazzi, li ho usati per testare le mie schede. Ho cambiato esercizi, quindi non ho mai caricato al massimo i miei pesi. Era più un assestamento. Ed ovviamente non avendo spinto forte in palestra, di conseguenza ho mangiato solo 2200 calorie nei miei primi 10 giorni di bulking, quindi è per questo che non ho preso neanche un grammo. Comunque questa settimana spingerò molto più di sicuro e quindi mangerò molto più di sicuro. Infatti questa settimana andremo ad alzare il nostro apporto calorico di ben 200 calorie, quindi sarà amazing. Ma basta chiacchierare perché non voglio fare ritardo, quindi partiamo con la mia solita routine. Allora Ninja, oramai mi conoscete ma è sempre bello farlo, quindi acqua appena svegliati. Come sempre, questa è la mia morning routine. Anche questa settimana 6 litri giornalieri ovviamente, quindi anche questa settimana andrò a bere queste mie 3 bottiglie d'acqua nel corso della giornata, quindi partiamo con il primo litro. Salute Ninja! E un litro è andato. Prossima cosa da fare: bilancia e pre-workout. Questo è quello che faccio ogni volta prima di andare in palestra per prepararmi il mio pre-workout perché ho bisogno di caffeina e di energia. Ho dimenticato il mio shaker. Per fortuna esistono le magie. Come sempre ricordo di rispettare le dosi perché contiene un sacco di caffeina. Ci aggiungo la mia acqua, solita shakerata, e come sempre questo va in frigo e va bevuto 20 minuti prima del mio allenamento. Ed infine, terza ed ultima cosa, che ovviamente è la cosa che mi piace di più, gustarmi il mio caffè mattutino. Come cominciare la giornata? Con la carica giusta. E allora Ninja a tavola, io mi gusto questo caffè in santa pace come sempre e noi ci vediamo in macchina con il mio pre-workout e metal. Oramai è una tradizione prima della mia palestra. Questo nuovo pre-workout al gusto passion fruit è amazing. Bene ragazzi, finisco di spararmi questa carica di caffeina e noi ci vediamo in palestra. Buon Ninja, pronti in palestra? Oggi andremo ad allenare i pettorali, ovviamente con il mio personal trainer Anna. Ciao a tutti, oggi alleneremo i pettorali con una tecnica che si chiama rest pose, orientata però verso la forza. Quindi cosa faremo? Troveremo il nostro peso target sulla panca piana, faremo 5-6 colpi, poi 15-20 secondi di recupero e poi andremo a fare altri 4-5 colpi, 20-15-20 secondi di recupero e poi andremo a sfinimento. Nei recuperi ci saranno donuts. Ok, quindi iniziamo. In arca, adduci le scapole, abbassa le spalle, vai. Al comando, vai. Su. Su, basta te. Al comando, vai. Su. Su.
su, su, vai, su, vai, su, dai, buono. Questa è la serie target 200 kg.5. Su, buono. Su, basta. Vai. Su, un altro, vai. Su, là, buono. Su, dai, buono. Su, bravissimo, dai, tuo. Là. Dai. Su, grande, un altro, vai. Su. Dai, proviamo, un altro, vai. Su. Vai. Su, un'altra, dai. Su. Palestra andata ed ora come sempre è tempo dei miei. Lo dite voi per me? No, ninja, sbagliato, non sono aminoacidi ramificati, è semplicemente acqua. Perché? Perché in questa mia fase di bulking ho deciso di provare a restare senza aminoacidi ramificati. Infatti l'anno scorso, nella mia ultima fase di bulking, non li ho mai usati e ad essere sincero mi trovo bene, quindi anche quest'anno voglio riprovare a restare senza. Soldi risparmiati e meno integratori da prendere, insomma, quindi acqua. Comunque dirò sempre solo refreshing. Allora, avete visto, l'allenamento di oggi è stato concentrato principalmente sui pettorali. Devo dire che questa tecnica ad alta intensità con rest pose e 15 secondi di pausa tra una serie e l'altra è stata davvero devastante. Cioè arrivi all'ultima serie e ti fai praticamente solo una ripetizione. Una figata, ve la consiglio. Vabbè, cambiamo il discorso. Lunedì, oggi praticamente è il mio giorno off da lavoro. Oggi non si lavora e vai. Intendo lavoro come cameriere perché oggi purtroppo devo mettermi sul computer, devo editare fino a questa sera tardi. Ho un sacco di lavoro da fare per finire il mio video dell'ultimo cheat day, quello del McDonald's, e comunque per prendermi avanti con questo video in modo tale che domani possa un po' rilassarmi anch'io. Ora parliamo di alimentazione, che è la cosa che più mi interessa e che più vi interessa, perché sappiamo tutti quanto mi piace mangiare, quindi argomento giusto. Come vi accennavo questa mattina, questa settimana andrò ad alzare il mio apporto calorico di ben 200 calorie, ma facciamo un passo indietro. Andiamo prima ad esaminare le calorie che ho assunto la settimana scorsa e i valori nutrizionali che ho assunto la settimana scorsa. Come potete leggere, la settimana scorsa il mio introito calorico è stato di 2200 calorie, provenienti da 49 grammi di grassi, 260 grammi di carboidrati e 160 grammi di proteine. Ovviamente ho tenuto queste calorie e questi macronutrienti per tutti i giorni, a parte lunedì che è stato il mio cheat day, ed il martedì che ho fatto una scarica dei carboidrati. E qui voglio rispondervi a una domanda che mi avete fatto nel mio primo episodio della mia winter bulking. Thomas, non ti sembrano poche 2200 calorie in bulking? Sì ragazzi, sarebbero veramente poche in una fase di bulking, ma nel mio caso, concedendomi un cheat day a settimana, 2200 calorie sono più che perfette per iniziare. In questo modo posso bilanciare le calorie in settimana. Come? Semplicemente guardando questo schema. Partendo da lunedì, che è il giorno del mio cheat day, dove assumo dalle 10 alle 15.000 calorie giornaliere, ma teniamo riferimento 15.000 calorie, perché tanto comunque non vado mai sotto le 12.000, questo è sicuro. Ed il martedì, dove faccio uno scarico dei carboidrati, dove assumo solo 1.300 calorie. Nei restanti 5 giorni della settimana andrò ad assumere le mie 2.200 calorie e in totale a fine settimana avrò questo valore, 27.300 calorie, che ovviamente dividendole per 7 mi danno questo valore, ben 3.900 calorie giornaliere, il che sono un sacco ninja da tavola. E contando che sono alto 1,68, anzi
Contando che sono basso 1,68, con il peso di 68 kg più o meno, vi posso assicurare che queste calorie giornaliere sono davvero un sacco, ninja. E qui sorge la domanda: mangerei sempre queste 2200 calorie in questa fase di bulking? No ragazzi, le andrò ad alzare di settimana in settimana. Come? Ovviamente con la reverse diet, che ve ne ho già parlato nel primo episodio di questo winter bulking. La reverse diet, ninja, fidatevi, è una cosa assolutamente fantastica. Perché? Perché in questo modo potete crescere ogni settimana le vostre calorie, crescere il vostro metabolismo, perché il nostro corpo si abitua piano piano settimanalmente ad assumere nuove calorie. In questo modo andrete a costruire massa magra, minimizzando il più possibile l'accumulo di grasso. Fidatevi, ninja, io ho provato questa dieta l'anno scorso, sono arrivato a ben 3100 calorie giornaliere più il cheat day. Mi ricordo mangiavo un sacco, sono cresciuto un sacco con i fondamentali, sono cresciuto un sacco con lo squat, sono cresciuto un sacco con la panca piana e sono cresciuto un sacco con gli stacchi. Quindi reverse diet è l'arma giusta. Piccola parentesi, come crescerò le calorie in questa settimana? Crescerò anche il mio peso in palestra. Infatti i carichi devono aumentare. Come aumentiamo le calorie? Dobbiamo aumentare anche il carico in palestra. E allora stiamo crescendo con la nostra forza e con la nostra massa muscolare. Ma ritorniamo alle mie calorie della settimana scorsa. Allora, cosa farò questa settimana? Come ho detto prima, andrò a mangiare 200 calorie in più. Da dove mi tirerò fuori queste calorie? Ovviamente dai miei carboidrati. Perché? Perché amo i carboidrati, lo sapete, perché comunque voglio tenere una dieta high carb and low fat e perché comunque non posso di certo metterle sulle proteine, perché 160 grammi sono già anche troppo in questa fase di bulking a mio avviso. Ma comunque voglio provare a tenere questi 160 grammi perché mi trovo bene. E allora via queste calorie, e questa settimana con la mia reverse diet andrò ad assumere 2400 calorie provenienti da 49 grammi di grassi, 315 grammi di carboidrati e 160 grammi di proteine. Ovviamente, come sempre, manterrò queste calorie tutti i giorni, a parte il mio cheat day e a parte il mio post cheat day, dove farò il solito scarico di carboidrati. E ripeto, come crescerò le mie calorie? Crescerò anche il mio carico in palestra. Allora, oggi è il mio giorno day off da lavoro, quindi spenderò praticamente tutto il giorno seduto davanti al computer a meditare. E sarebbe anche il mio cheat day, ma oggi non è il mio cheat day, quindi cosa posso fare? Oggi farò un digiuno intermittente di ben 20 ore. Infatti il mio ultimo pasto ieri sera è stato a mezzanotte e mezza. Oggi andrò a mangiare un unico pasto, un solo grande pasto. Perché? Perché in questo modo mangerò tanto volume, mi sentirò soddisfatto e per me sarà come aver avuto un cheat day. Tranquilli, so già che ricetta a fare per questa sera sarà sicuramente amazing. E qui volevo rispondervi anche a un'altra domanda: cosa è permesso nel digiuno intermittente? Ve l'ho già detto, ma siccome me l'avete già chiesto nel primo episodio di questo winter bulking, in un digiuno intermittente sono ammessi solo caffè, tè e tisane e il pre-workout prima della palestra, ovviamente. Nient'altro, perché comunque qualsiasi altra cosa che andate a prendere conterrà delle calorie. Bene, amici a tavola, adesso io vado ad incollarmi davanti al computer, spenderò praticamente 6 ore non stop ad editare i miei video. Nel frattempo andrò avanti con acqua e caffè, quindi ci vediamo più tardi con il primo ed unico pasto di questo full day of eating. A few moments later. Ed eccoci qua, ninja, finalmente è arrivata l'ora di mangiare. Sono solo le 8, però ho ricevuto una chiamata. Domani devo andare a Milano assolutamente. Ho del lavoro da fare, quindi devo mangiare presto perché domani mattina sveglia alle 6. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e vi mostro immediatamente gli ingredienti di questo primo e ultimo pasto di questa giornata. Allora, abbiamo straccetti di petto di tacchino, straccetti di prosciutto cotto, tonno ovviamente al naturale, se abbiamo un po' di grassi, questo formaggio della Galvani praticamente con 0 grassi, assurdo, mais e piselli, 2, 3, funghi trifolati, cipolline e perline, capperi, olive nere, pomodori essiccati, anche questi con 0,5% di grassi, assurdo, straccetti di peperoni ed infine couscous. Avete indovinato cosa andrò a fare? Ovviamente una bella insalata di couscous. Con questo pasto avrò un gran volume, poche calorie, rispetterò i miei macro e soddisferò il mio grande appetito. Sarà tipo un cheat meal ma con i miei macro e le mie calorie, quindi amazing. Ninja, ho una fame bestia, quindi seguitemi in cucina. Vi faccio vedere come preparare questo fantastico e salutare couscous. Allora, prima di cominciare, volevo dirvi che è sempre meglio sciacquare tutti gli alimenti che comprate in vasetto perché contengono un sacco di sodio. Quindi adesso io andrò a scolarli e ovviamente li sciacquerò con l'acqua in modo da togliere più sodio possibile e poi li andremo a pesare insieme. Andiamo con il mais di piselli, 420 grammi di mais e piselli. Andiamo con i peperoni, 170 grammi di peperoni. Andiamo con i pomodori essiccati, 150 grammi di pomodori essiccati. Tempo per i funghi, 120 grammi di funghi. Vai con le cipolline, 180 grammi di cipolline. Vai con i capperi, 50 grammi di capperi. Ed infine andiamo con le olive nere, 160 grammi di olive nere. Ok, basta verdure, andiamo con un po' di proteine, quindi vai con i miei straccetti di prosciutto cotto.
100 g di straccetti di prosciutto cotto, vai con gli straccetti di petto di tacchino, 100 g di straccetti di petto di tacchino, vai con il mio tonno al naturale, 90 g di tonno al naturale, formaggio, non può mancare, ma prima me lo vado a tagliare a cubetti, eccolo qui tagliato a cubetti, 150 g di formaggio tagliato a cubetti e il mio condimento è pronto. Allora ho calcolato che con tutti gli ingredienti che ho usato fino adesso, per arrivare a completare le mie calorie e i miei macronutrienti della giornata ho bisogno di 300 g di couscous. Quindi 300 g di couscous, mi metto sulla mia acqua a bollire per il mio couscous, la mia acqua bolle, quindi vado a buttare il mio couscous, 5 minuti di cottura, 5 minuti passati, vado ad unire il mio couscous al resto degli ingredienti, lo mischio per bene, mamma mia qui ragazzi viene fuori una cosa assurda. Ragazzi sono un folle, cioè tutta questa roba deve entrare nel mio stomaco. Adesso la vado a pesare perché qui sono tanti grammi. Qua siamo sopra i 2 kg di roba, ne sono certo. Pronti ninja? Voi quanto dite che pesi? Vediamo perché sono curioso. 3 kg e 50 grammi ninja. Questa è una cosa assurda, guardate cosa ho creato. E solo 2400 calorie. Sembra impossibile ragazzi, ma solo 2400 calorie. Amazing. Andiamo a tavola. Ed eccoci a tavola ninja. Mamma mia, questa praticamente è una challenge. Guardate cosa ho creato. È una cosa assurda. La dieta è davvero semplice. Sì, sono d'accordo. Non è la classica if you fix your macros, perché qui abbiamo veramente un sacco di sodio. Tutti i prodotti che ho usato non sono proprio salutari, diciamo, però ogni tanto ci sta. Una volta alla settimana lo potete fare, soprattutto se non avete cheat day, quindi ci sta. Ed essendo oggi lunedì e non essendomi concesso il mio classico cheat day, ho deciso di optare per questa fantastica ricetta, cioè questi 3 kg di insalata di couscous. Ma prima di andarmi a fondare e distruggere questa fantastica insalata di couscous, metto le calorie totali e i valori nutrizionali totali di questo pasto proprio qui sopra, e ovviamente coincidono con il mio introito calorico che devo rispettare per questa giornata e per tutta la settimana ovviamente. Sono le ore 9 e 7 minuti, ho la mia terza bottiglia di acqua del giorno, davvero rinfrescante, e siccome la vedo quasi come una sfida ho deciso di usare il mio timer. Qui c'è la sfida, quindi io e la mia maglia, ho il mio attrezzo da battaglia, il mio cucchiaio, e vediamo quanto tempo mi prende questa fantastica insalata di couscous per essere distrutta. Timer partito e ninja, cominciamo. È davvero buonissimo ragazzi, che bontà. Guardate la roba, questa cosa è davvero amazing. Questo è fitness, questo è il mio fitness. Madonna che buona. Un'esplosione di sapori ragazzi. Mamma mia che bontà. Guardate che roba ragazzi, sono a poco più di metà e mi sento già soddisfatto. Ovviamente la distruggerò. E 10 minuti, cazzarola. Sono davvero lento a mangiare, però posso mangiare molto. Scusate se non ho parlato più tanto, ma volevo provare a distruggere il tempo di 20 minuti. A quanto sono? 16 minuti e 20, bene, ce l'abbiamo fatta. L'ultima cucchiaiata, 3 kg ragazzi. Assurdo. 17 minuti e 10, grandissimo. Non sono stato velocissimo, ma 3 kg dentro il mio stomaco in 17 minuti. Non è male, no? Pardon, sono le 9 e 28 minuti. Come sempre, finito il mio pasto omega 3 e multivitaminico, una pillola cada uno. Cin cin ninja. Amazing, che dire, 3 kg di roba e 2400 calorie, fantastico. Vedete, se siete intelligenti, tra virgolette, perché ripeto, questo non era proprio fitness, però comunque rientrava nei miei macro e nelle mie calorie, quindi una volta alla settimana puoi anche farlo, senza problemi. Dicevo, se siete intelligenti, in cucina la dieta è davvero molto semplice. Vedete, vi potete divertire, potete mangiare grandissimi volumi con pochissime calorie e saziare il vostro grande appetito da ninja da tavola. Adesso devo pulire tutto quanto, devo sistemare, perché poi devo andare a letto
letto il prima possibile. Domani sveglio alle 6, devo andare a Milano per lavoro, e per lavoro intendo YouTube, perché domani farò una collaborazione, quindi sarà una cosa davvero amazing, ma ve lo spiegherò più avanti con chi e cosa, ovviamente. Ma prima di darvi la buonanotte, volevo ricordarvi già a tavola che se volete stare con me durante la settimana, se volete vedere i miei elementi, se volete vedere la mia alimentazione, se volete vedere le cazzate che pubblico, iniziate a seguirmi in Instagram. Mi trovate con il nome Thomas 1987. Nome è qui, come potete leggere. Aggiungetemi ragazzi, perché ogni giorno vi mostro quello che mangio, ogni giorno vi faccio il check del fisico e ogni giorno vi faccio il check del peso, quindi può essere molto interessante se volete seguire questa mia fase di bulking al 100%. E prima di chiudere questo video ovviamente vi devo ricordare la cosa più importante: se non vi siete ancora iscritti al mio canale, fatelo immediatamente, cliccate proprio qui. Ninja da tavola, è arrivato il momento di chiudere il video. Noi ci vediamo la settimana prossima con il terzo episodio di questa Winter Bulking, e nel frattempo stay fit and stay hungry.